Ho anche parlato con alcuni giapponesi che mi hanno raccomandato di fare attenzione a non prendere il Covid, perché a detta loro noi europei siamo molto più sensibili a ammalarci, perché in Giappone ci sono pochi casi e in Europa ce ne sono tantissimi. Peccato che in Europa facciamo 4 volte tanto i tamponi che fanno qua. Ciao ragazzi, molti di voi continuano a chiedermi com'è la situazione coronavirus in Giappone. Oggi ho deciso di intervistare qualche italiano che vive qui ad Osaka e farvi sentire il loro parere. Mi chiamo Sebastiano Gosmar, sono italiano e francese di Torino. Ho 45 anni e abito in Giappone. Da quanto tempo vivi in Giappone? Sono esattamente 17 anni. Io mi chiamo Esther, sono lombarda e sono qua in Giappone da 4 anni più o meno. Sono venuta dopo gli studi alla Ca' Foscari perché volevo migliorare il mio giapponese e poi alla fine vabbè sono rimasta. Io sono Ivano. Ho 30 anni, vengo da Grosseto in Toscana e sono in Giappone da più di 4 anni, circa 4 anni e mezzo. Mi chiamo Gabriella, sono una pugliese in Giappone. Allora, ho 44 anni, sono venuta qua 4 anni fa. Che lavoro hai fatto e che lavoro fai? Allora, ho lavorato come insegnante di italiano e anche come cameriera, ho lavorato in alcune fiere del cioccolato come presentatrice, no, non proprio presentatrice, diciamo assistente per i clienti che venivano e magari non sapevano che cosa comprare. Al momento lavoro in un'azienda di import-export. Lavoravo in un bar, ristorante stile italiano per imparare un po' la lingua, quindi ero a diretto contatto con i clienti e così potevo praticare la lingua. Adesso sono prevalentemente insegnante di italiano e francese. Il mio secondo lavoro, che era il principale lavoro che facevo in Europa, è DJ. Sono un DJ entertainment, organizzo eventi, aperitivi italiani. Mi sono occupato fino a poco tempo fa di importazione di prodotti alimentari dall'Italia verso il Giappone. Mi sto occupando di esportazione di prodotti giapponesi verso l'Italia. Un sito che offre un servizio di acquisto di prodotti giapponesi da centinaia di online shop giapponesi che poi io spedisco a vari clienti in Italia. Sono un insegnante di italiano qua a Osaka e ho un blog relativo alla città che si chiama Osaka-Eru. E come ti trovi in Giappone? La situazione non è, diciamo, sempre facilissima per un italiano, ci sono le differenze culturali, ci sono, diciamo, delle cose sulle quali probabilmente bisogna adattarsi, però sono contenta di essere qua, sto bene. Mi trovo bene, ovviamente il Giappone è un paese estremamente facile da vivere, tanti servizi comodi, le persone diciamo sono relativamente cortesi rispetto all'Italia, il paese è pulito. È meglio di come me l'aspettavo, perché si dicono tante cose della situazione lavorativa in Giappone, che ti sfruttano, che devi andare sempre con giacca e cravatta e queste cose qua. Invece nell'azienda dove lavoro io vai vestito normale, non devi lavorare più di quanto ti viene richiesto da contratto, non devo uscire a bere coi colleghi necessariamente, ne posso anche rifiutare senza problemi. Però ad esempio mi è capitato di essere in una situazione di mobbing che non è il massimo. Secondo te com'è la situazione coronavirus? Direi che è stata gestita molto meglio che in altri paesi, è comunque possibile avere uno stile di vita normale. Io personalmente non ho avuto alcuna differenza tranne il mettere la mascherina costantemente. Sembra che non ci sia quasi nessun problema. La gente gira, cioè non ci sono restrizioni severe come in Italia, il lockdown, tutte queste cose qua. L'impressione iniziale è stata che ci fosse la volontà di non fare trasparire troppo notizie, di non diciamo spaventare troppo. Fino all'ultimo il Giappone sperava di avere le Olimpiadi, quindi cercava, anche se c'erano contagi, cercava di nascondere un po' la situazione. L'impressione generale che ho avuto è stata dall'inizio che meno rispetto all'Europa, meno rispetto all'Italia sia stato fatto allarmismo. Per qualche strano motivo qui i casi stanno aumentando in misura minore rispetto all'estero. Questo non si sa perché. Non so dirvi se perché i dati sono oscurati dal governo, però effettivamente vedendo il quantitativo di persone che c'è in giro darebbe a pensare che insomma la situazione sia meno grave rispetto all'estero, ma ciò non toglie che rimanga comunque grave.
non c'è mai stato un vero e proprio lockdown. Secondo te perché? Allora, da un certo punto di vista è perché l'economia non se lo può permettere, penso che andrebbero al collasso molto prima che in Europa da queste parti. E secondo perché non c'erano i numeri per giustificare un lockdown. Noi qua non abbiamo mai raggiunto i numeri che ci sono stati in Europa. Ad aprile mi pare che ci fossero all'incirca meno di 1000 nuovi casi al giorno. Anzi, incita la gente a uscire proponendo dei pacchetti promozionali per i ristoranti che si chiama Go To Eat, oppure per fare dei piccoli viaggi nel Giappone usando hotel e aerei, treni. Il governo ti dà un bonus equivalente in denaro per poter andare a mangiare fuori, quindi non mi sembrano misure atte a proteggere le persone dal coronavirus, ma mi sembrano più misure atte a proteggere l'economia giapponese dal coronavirus. Non c'è stato perché i giapponesi sono estremamente ligi, cioè su invito diciamo caloroso del governo, stay home, sono stati a casa, quindi non c'è stato bisogno di multare, però il lockdown da un punto di vista delle strutture c'è stato, musei, scuole, negozi, almeno per un mese non si poteva andare da nessuna parte, era tutto serrato. Ad aprile non c'era nessuno nella via principale di Osaka, una cosa che sembrava l'alba dei morti viventi, mai vista in 4 anni che sono qua. Proprio perché per un fatto costituzionale non è possibile stabilire, a quanto pare non sia possibile stabilire un lockdown qui in Giappone, e quindi chi voleva poteva uscire, poteva andare a fare la spesa, poteva andare al club, poteva andare in tutti i locali che voleva. Credi che il governo giapponese si stia comportando bene? Hanno gestito meglio la situazione perché ci sono stati degli aiuti economici da parte dello Stato, sia alle famiglie sia alle aziende, e nonostante dicano che il PIL generale si sia abbassato e quello che vuoi, penso che abbiano fatto veramente delle ottime scelte per salvaguardare almeno in parte l'economia, cosa che non ho visto molto in Italia. Non lo so se stiano facendo tutto quello che si può fare. Certamente non posso dire che non stiano facendo nulla. Io penso che da quel che ho capito rispetto all'Italia ci siano stati il supporto verso ad esempio i ristoratori sia stato, verso comunque i commercianti sia stato molto più forte. Da parte del governo c'è stata molta serietà e che hanno dato degli incentivi per aiutare tutti i cittadini. Se non sbaglio erano tipo 800 euro a persona, quindi anche i bambini hanno ricevuto tutti quanti 100.000 yen. Che abbiamo ricevuto su richiesta, nel senso che tutti i cittadini, anche gli stranieri residenti, hanno ricevuto un modulo da compilare per richiedere questo risarcimento, questo rimborso di 800 euro circa. C'è chi anche ha rinunciato dicendo che non ne aveva necessità, però la sottoscritta ha aderito. Se non sbaglio, se le vendite del 2020 dopo che il corona è iniziato erano inferiori del 50-80%, vi erano dei bonus da parte del governo per evitare per l'appunto che la maggior parte dei ristoratori fallisse. Hanno ricevuto fino a 2 milioni di yen, che sarebbero circa 15.000 euro. Ovviamente questo un ristoratore doveva prendere tutti i suoi modulini, fare richiesta, aspettare che la cosa venisse approvata, eccetera eccetera, però comunque c'è stato da parte del governo giapponese perlomeno un tentativo di aggiustare le cose. Quali sono secondo te le norme in vigore? Allora, se hai la febbre non devi andare dal dottore. Sicuramente portare la mascherina, sempre. Ci si mette, penso, l'alcol sulle mani 10 volte al giorno circa. Il controllo della febbre nei ristoranti, negli hotel. La cosa interessante è che qua per legge non ti possono fare la multa se vai in giro senza maschera o se fai altre cose che potrebbero mettere a repentaglio la salute degli altri per quanto riguarda il Covid. Quindi nonostante tutti, o bene o male quasi tutti, portino la maschera costantemente, in realtà anche a non portarla non succede niente. Cioè ad esempio se adesso passa un poliziotto non mi può dire beh. Quindi quello è comodo ed è sorprendente come nonostante non ci siano multe né altro, le persone decidono comunque di collaborare. Nella gestione delle strutture pubbliche, insomma dove va la gente, ci sono naturalmente rilevazione della temperatura, obbligo di mascherina, obbligo di utilizzare guanti protettivi, obbligo di usare schermi protettivi di plastica, quindi ovunque si vada
bisogna passare questa trafila. In Giappone ci sono meno contagiati. Questo dipende dai pochi tamponi che si stanno facendo o dal fatto che vengono effettivamente rispettate le norme di distanziamento? Da quel che ho capito, avere accesso ai tamponi è particolarmente difficile. Devi pagare di tasca tua tramite delle cliniche private, possono raggiungere anche i 350 euro, quindi non penso che se io ho un po' di febbre non vado di certo a spendere 350 euro. Ho avuto necessità di chiamare per l'appunto il centro addetto allo smistamento delle persone che volevano fare il test, diciamo, e non sono riuscito a collegarmi per giorni. Per 2 o 3 giorni ho chiamato ogni 15 minuti per circa 5-6 ore e non sono mai riuscito a collegarmi. Ho chiamato il numero apposito per gli stranieri pensando potessero aiutarmi e mi hanno detto no, devi chiamare l'ufficio sanitario, penso sia traducibile così in italiano, apposito, e loro ti sapranno dire, ma non sono mai riuscito a collegarmi. Ho sentito casi di persone che si sono rifiutate di andare a fare il test, cioè anche sospettando di essere positive non sono andate per paura di essere ostracizzate, perché magari al lavoro ti evitano. Ho anche parlato con alcuni giapponesi che mi hanno raccomandato di fare attenzione a non prendere il Covid, perché a detta loro noi europei siamo molto più sensibili a ammalarci, perché in Giappone ci sono pochi casi e in Europa ce ne sono tantissimi. Peccato che in Europa facciamo 4 volte tanto i tamponi che fanno qua. Com'è cambiata la tua vita con il Covid? Le amicizie, il lavoro? Vuoi vedere il conto di prima e il conto di dopo? E quest'anno ho fatto, allora, veramente da piangere. No, ho guadagnato meno e ho speso molto di più perché sono stata a casa e non so, mi è venuta la mano bucata. A livello lavorativo sicuramente non è positiva. Rispetto all'anno scorso sto lavorando praticamente la metà, sto parlando delle scuole, delle lezioni di lingue. La mia situazione economica è cambiata abbastanza, però non mi lamento, piano piano si sta riprendendo un pochino perché sono uscite le possibilità di fare lezioni online. Sicuramente nel periodo del mini lockdown, chiamiamolo così, che c'è stato tra aprile e maggio, primi di giugno, ho avuto più occasione di incontrare le persone che già conoscevo e di conoscere qualche nuovo amico. A livello di amicizie logicamente non sto uscendo molto, ogni tanto vado a fare delle cene, soprattutto solo nei ristoranti con amici, con la mia ragazza, e non sono più andato in locali tipo discoteche, queste cose qua. Dal punto di vista sociale ha avuto un forte impatto sulla mia vita perché prima, diciamo, non mi creavo problemi ad uscire il fine settimana, uscivo tutti i fine settimana. Da quando poi è iniziato questo lockdown non obbligatorio, diciamo, comunque avendo un minimo di buonsenso ho smesso di uscire il fine settimana. Magari comunque se uscivo erano situazioni con pochissime persone. Nella mia azienda non è possibile fare telework, quindi comunque dovevo andare tutti i giorni. Mi hanno concesso di lavorare 4 giorni a settimana anziché 5, diciamo, questo è stato l'unico cambiamento che ho avuto, non ho avuto cambiamenti di stipendio, magari uscivo di meno a mangiare, uscivo di meno a fare shopping. Poi ovviamente si cerca, come dicevo, di evitare questi luoghi affollati, quindi è più difficile conoscere delle nuove persone, però è un periodo e si cercherà di adattarsi finché non finisce. La cosa che forse è cambiata di più è l'impossibilità di tornare in Italia al momento. E da quanto tempo non torni in Italia? Non torno da 1 anno, di solito torno tutti gli anni, quest'anno penso che farò 2 anni senza tornare. Quindi Natale in Giappone? Sì! Secondo te quali sono le differenze tra gli italiani e i giapponesi? È evidente che i giapponesi sono più attenti a rispettare delle regole che vengono date, mentre in Italia c'è una tendenza a un maggiore individualismo. Quindi se qui il governo ha detto vi invitiamo fortemente a rimanere a casa, la gente l'ha preso non come un invito ma come un ordine. Mentre in Italia non c'è questo tipo di mentalità. Il contatto fisico non è come in Europa che ci abbracciamo, ci baciamo, ci tocchiamo, eccetera. Quindi qui sono molto riservati e tengono le distanze già da sempre. Allora, una delle differenze principali è che effettivamente i giapponesi hanno l'abitudine a portare la mascherina. Quindi anche quando si ammalano, se hanno un raffreddore o pensano di avere la febbre, si mettono la mascherina per evitare di
infettare chi sta di fianco, quindi mettersi la mascherina per loro non è stato nulla di nuovo, anzi semplicemente hanno dovuto continuare a mettersi la mascherina. E qui il senso di comunità è molto molto forte rispetto all'Italia, quindi danno molta importanza ai propri legami extrafamiliari, con gli amici, con il vicinato in generale, quindi non è meglio se non hai il Covid. Oggi sono a Kyoto e mi trovo qui per mostrarvi i migliori siti dove poter ammirare il fogliame. È uno dei posti più difficili da visitare perché è aperto solo pochi mesi all'anno, durante la fioritura dei ciliegi e durante il periodo autunnale, quindi adesso.